penultimo giorno di cammino, siamo qui in agriturismo, cos'è il Pomoreale, l'area del relax. Ci sono anche giochi, poi dopo Giulia andrà a giocare sull'altalena, sullo scivolo, Stiamo parlando, anche nel castelletto. anche nel castelletto con lo scivolo, poi ci godiamo la penultima giornata. Domani l'ultimo giorno si arriva a Rimini e si torna a casa. Chic. Urla, vi siete iscritti al canale? Iscrivetevi! Iscrivetevi! Adesso per riprendere il percorso della tappa dobbiamo andare a Verucchio, che è quella rupe là col castello, per cui in cammino. Si vede bene la torre là sopra degli avvistamenti di Toriana e poi quello là non ho capito se è un castello o cosa, perché c'è una parte con la torre circolare di pietre e una parte moderna col vetro, col cemento. Ma ed eccoci con la tipica vegetazione della zona di Toriana, il fico d'Igna. Vedete qua sono anche maturi, solo che non abbiamo, oddio, ho il coltello per sbucciarli, però non ho tutta questa voglia di spinarmi le mani. Tantissimi. Hanno trovato territorio fertile. Sono esposti al sole, qua vicino al mare comunque. Ecco là San Marino. Il Marecchia è tutto uno sbarramento, un'opera idraulica, forse è un fiume soggetto a piene, l'hanno regimentato, però l'hanno snaturato completamente. Ecco, noi ora saliamo a Verucchio, che è là dietro il sole, anzi davanti al sole. Ecco la Toriana, da cui siamo appena scesi, e ora si sale verso Verucchio. Qui siamo a Ponte Verucchio, questi devono essere i resti della ferrovia. Infatti noi abbiamo visto un albergo che era un ex casello ferroviario là indietro, e qui ci sono i resti di quella che era una ferrovia, con la sua galleria, così preservato l'ingresso in galleria. E siamo finalmente tornati sul percorso proprio sotto Verucchio, che adesso andremo a visitare. Le mura di Verucchio. Adesso andiamo su a vedere le chiese e la rocca. Leggiata, purtroppo è chiusa, però c'è un punto panoramico proprio qui, la Rocca Malatestiana e il resto di Verucchio. Noi siamo sulla sommità di una torre di guardia recuperata negli anni 60 e ora scenderemo. La Toriana, forse quello in fondo in mezzo ai due denti è la rocca di Maiolino. Noi siamo arrivati da là e andremo verso il mare. No, chiusa anche l'altra chiesa, dietro collegiata. Scendiamo lungo le mura verso la prossima tappa, è il convento di Villa Verucchio. Lo troveremo aperto? Col cipresso di San Francesco. Beh, visto che arriveremo alle 8 e qualcosa, magari possiamo anche suonare, non è che arriviamo alle 5. Sotto la rocca di Verrucchio ci sono questi scavi che sono stati fatti per la seconda guerra mondiale per ripararsi dai bombardamenti alle schegge. C'è uno qui e poi altri su salendo alla fratta.
però noi scendiamo al convento adesso. Il convento dei frati minori di Villa Verrucchio, che è il più antico convento francescano della Romagna. Oh, ed è aperto anche il chiostro, là si può già intravedere il cipresso con tutti i pali di rinforzo. Allora, lo lasciamo per ultimo. Ed eccola il cipresso di San Francesco. Ci stiamo dirigendo verso la pista ciclopedonale del Marecchia, di nuovo. Ed eccoci nel parco del Marecchia per andare a riprendere la ciclopedonale che ci porterà fin dentro Rimini. C'è il segno, anche se qualcuno cerca di staccarlo, e là c'è la pista ciclopedonale. Ed eccoci tornati sulla ciclopedonale del Marecchia. Diciamo addio allo chalet del parco, che però è chiuso, a parte che una birra alle 9 di mattina mi sembra un po' presto anche per noi. Non si è. E ora arriveremo a Rimini seguendo la ciclopedonale. Là da qualche parte c'è il Marecchia, però c'è un po' di boscaglia tra noi e il Marecchia. Vedete che proprio il Marecchia è ai minimi termini anche qui. Ormai tutte le colline e le montagne sono alle nostre spalle e qui ormai è tutto piatto. E abbiamo approfittato del piattume per cercare su TripAdvisor dove andare a mangiare la piadina e a bere la birra di fine tappa. Abbiamo già un paio di idee, però siamo ancora a 5, 6, 11 km da Rimini, tutti così, per cui non penso farò molte altre riprese della pista ciclabile. Un albero per ogni nato, e qui i simboli del cammino. Questa è un'area di sosta con la fontanella. Comunque, cari romagnoli, io non è che vi voglio fare pressione, però dovreste darci dentro un po' di più, perché cavoli, qui di alberi veramente pochi, è tutto al sole, fino a Rimini. O via, spegnete la televisione. Crostineria, aperitivi al tramonto, però è mezzogiorno per cui è chiuso e niente, dai. Buongiorno, dai. Dove è cammino, quello che rimane. Siamo a 5 km e mezzo dal ponte di Tiberio, che è dentro Rimini. E qui stiamo litigando perché io ho detto arriviamo al ponte di Tiberio, poi andiamo a vedere il Tempio Malatestiano, visitiamo il centro di Rimini, Sì, c'è vai, le attività culturali minime
che giustifichino queste. E lei fa: no, la prima bettola che trovo mi ci infilo per prendere una piadina. Ma guarda che chi ci guarda farebbe la stessa cosa che farei Ma in io, realtà la visita culturale è di strada per andare Facciamo una cosa, prima si mangia, poi con la pancia piena facciamo tutte le visite che vuoi. è di strada per la piadineria che abbiamo selezionato su TripAdvisor, che sembra una signora piadineria. Vabbè dai, facciamo questi 5 km, poi una volta sul ponte vediamo. In cammino. Cammino. Abbiamo trovato un tratto con un po' d'ombra, meno male, perché mezzogiorno e 3 minuti. Rimini non è più lontana, però fa caldo il sole. Giulia, la ciclabile qui del Marecchia, non sta piacendo tantissimo. Le ricorda un po' il taglio del Sile, ma senza il panorama della Laguna Veneta. Cioè, almeno qua aveva il panorama, questa neanche quello. Diciamo che finiva, era breve, solo 9 km, alla fine c'era un accidente di autobus per tornare alla civiltà. Qui nulla, è nulla cosmico. Dai, siamo a 4 km dal ponte romano di Rimini. Abbiamo finito. Eh sì, al ponte romano il cammino è finito, dai. Ed ecco finalmente il ponte di Tiberio, un ponte che ha quasi 2000 anni e sancisce il nostro ingresso a Rimini, la fine della nostra via di Francesco, del nostro cammino di Francesco dalla Verna a Rimini. Marinai e macellai in cucina, immagino le scazzottate quando litigano, roba da film di Bud Spencer.